Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Oppo Reno 15. Poco tempo fa abbiamo provato la versione Pro e ora abbiamo testato la versione, diciamo, normale. In Italia arriva a prezzo di 599 euro nella versione 8512, ma come sapete ci sono sempre dei bundle interessanti che possono comprendere una power band magnetica oppure degli auricolari TVS, per cui diciamo che il prezzo diventa anche più interessante. È uno smartphone molto equilibrato e solido, con una bella batteria da 6500 mAh che ci consente di arrivare a sera ed oltre con un uso veramente pesante, non compresa nella confezione, comunque supporta la ricarica 80 watt, certificazione IP6869, Snapdragon 7 generazione 4, insomma fondamentalmente è un telefono con delle buone caratteristiche. Io lo definisco un telefono solido. Nella confezione abbiamo la classica manualistica, spilletta per l'estrazione del carrellino SIM, il cavo Type-C e una comodissima pellicola protettiva preinstallata che torna sempre utile. Oppo Reno 15 ha un design pulito e moderno. In Italia abbiamo due colorazioni, Twilight Black e Aurora White. La back cover è in vetro con lavorazione su base aura, mentre il frame è in alluminio, quindi la sensazione in mano è più alta di quando ci si aspetti da un modello non Pro. Davanti abbiamo l'ottimo Gorilla Glass 7i, quindi una buona protezione per quanto riguarda i graffi. Le dimensioni sono piuttosto contenute, non sono esagerate e pesa 197 grammi, quindi in mano non si sente tanto, l'ergonomia è veramente ottima e in più abbiamo anche certificazioni P66, 68 e anche 69, quindi stiamo molto tranquilli quando c'è pioggia, schizzi e imprevisti. Comunque questa lavorazione è veramente bella, a me piace molto, design sobrio, pulito, costruito veramente bene, l'isola della fotocamera abbastanza sporgente ma non in maniera eccessiva, insomma come vedete veramente un bel telefono. Dei punti di forza, abbiamo un bel AMOLED piatto da 6 pollici e 59 con cornici sottilissimi, quindi possiamo usufruire quasi interamente del pannello. La definizione è 1.5K 2760 x 1256 con circa 460 ppi, quindi veramente una definizione ottima. Abbiamo supporto HDR10+, refresh adattivo fino a 120 Hz. Diciamo che la cosa che un pochettino stona, cioè un po' che lo limita un attimino sotto la luce diretta del sole, è la luminosità in esterna. Abbiamo circa 1200 nit. Insomma, diciamo che va trovato l'angolo giusto, non è proprio visibilissimo al massimo. E poi ci sono funzioni pratiche come Splash Touch e Glove Touch per aumentare la sensibilità sia con mani bagnate che anche con i guanti. E come vi dicevo abbiamo l'ottima protezione Gorilla Glass 7. Parliamo delle prestazioni, come vi dicevo abbiamo Snapdragon 7 Gen 4, è una piattaforma da medio-alto che punta alla costanza più che al record. Nella nostra versione abbiamo 8 GB LPDDR4X e 512 GB UFS 3.1, quindi tanta memoria per vivere sereni tra foto, video e app pesanti. Nell'uso quotidiano l'interfaccia è reattiva, le app si aprono veloci e il multitasking è ordinato. Sotto carico lungo, gaming prolungato, editing, tante app attive, la gestione è prudente, regge ma la potenza non resta sempre al massimo. Il lato positivo è la stabilità, perché non ci sono crolli improvvisi e le temperature restano gestibili. La connettività è completa per la vita reale, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC. Sul fronte SIM c'è Dual SIM con il SIM, comoda per due numeri o viaggi. In chiamata volume e chiarezza sono convincenti, con microfoni solidi anche in ambienti rumorosi. L'audio multimediale è stereo a doppio speaker, a volumi medi e nitido e bilanciato, mentre al massimo può comparire un filo di distorsione. Lo sblocco è con l'impronta in display rapido ed affidabile. Per quanto riguarda la batteria, qui si gioca una fetta enorme del suo senso. 6500 mAh sono tanti e si sentono davvero nel quotidiano. Nel nostro uso da telefono principale, classico test 721, abbiamo raggiunto la fine giornata con circa il 50%, quindi senza ansia, senza controllare la percentuale ogni 2 ore. Quindi non parliamo di un uso leggero, ma chiamate, mail, social, foto, streaming, spostamenti vari, devo dire che è stato convincente. Nelle nostre giornate lo schermo acceso medio si è assestato intorno alle 5 ore e mezza, 6 ore, un risultato veramente ottimo. Abbiamo comunque la ricarica 80 watt Super VOOC che completa il quadro. Non abbiamo la ricarica wireless, però comunque con un battery phone del genere diciamo
che è un compromesso che possiamo anche accedere. Dell'audio, andiamo a sentirlo. Reno 15 arriva con ColorOS 16 basata su Android 16, quindi si parte già aggiornati. L'esperienza è quella che abbiamo visto su modelli più alti Oppo: interfaccia accurata, animazione fluido e una gestione generale rotonda che rende il telefono piacevole nel quotidiano. La personalizzazione è ricca, temi, icone, lock screen, always on, e dopo un paio di giorni si apprezza la coerenza del sistema. La differenza più evidente rispetto ai top e ai software più puliti è la quantità di app preinstallate. Al primo avvio il cassetto è affollato, però la maggior parte si può disinstallare o disattivare in 10 minuti, si sistema tutto. Sul fronte smart c'è una spinta AI soprattutto pratica, con strumenti utili per contenuti e gestione rapida. C'è anche AI Mindspace, un hub che raccoglie screenshot, note e cose catturate al volo per ritrovarle più velocemente. Infine il tema longevità. Oppo parla di almeno 5 major update e 6 anni di patch di sicurezza, ed è un punto forte per chi compra e tiene il telefono per più anni. Parliamo della fotocamera, e qui è stata una bella sorpresa. Nonostante non sia il modello Pro, devo dire che abbiamo una fotocamera assolutamente di livello. Abbiamo una principale 50 megapixel stabilizzata, Sony MX882, un teleperiscopico 50 megapixel con zoom ottico 3,5x, Samsung JN5, e un ultrawide 8 megapixel 116 gradi. Davanti abbiamo una selfie da 50 megapixel e lato video si arriva a 4K e 60 fps sia con le posteriori che con la frontale. È un dettaglio da non trascurare. Di giorno la principale è affidabile, buon dettaglio, esposizione stabile, HDR che salva bene luci e ombre. Lo zoom 2x dalla principale regge bene e diventa una soluzione comoda quando non serve tirare fuori subito il periscopio. Di sera la principale porta a casa scatti convincenti, ma c'è un comportamento da sapere. In alcune scene l'elaborazione può richiedere qualche secondo prima di mostrare il risultato finale. È una cosa che si può anche accettare. Il vero valore aggiunto resta il tele 3.5x, perché è lo zoom che si usa davvero per ritratti e dettagli, con uno stacco credibile e una resa spesso pulita anche quando la luce non è perfetta. Ultrawide 8 megapixel è la lente più sacrificata. Di giorno fa il suo, mentre di sera cala prima delle altre in dettaglio e fermezza, ma questa è una cosa che abbiamo riscontrato anche su altri modelli. La selfie 50 megapixel è positiva nel complesso, con un buon dettaglio e bokeh piacevole, anche se in alcune luci indoor può schiarire un po' la pelle. L'app camera resta un punto forte Oppo, è chiara, veloce, con passaggi tra 1x, 2x e 3.5x immediati. Oppo Reno 15 è un telefono ben centrato perché si apprezza giorno dopo giorno. Il design è curato, la costruzione dà una sensazione da fascia superiore, la certificazione IP69 aggiunge tranquillità nell'uso reale. Il display è bello da usare, piatto con cornici sottili, come vi ho detto, le varie caratteristiche. Diciamo che sotto il sole vorremmo più spinta, diciamo che i nit non sono proprio il massimo. Le prestazioni sono solide e stabili per il quotidiano, con Snapdragon 7 Gen 4 che privilegia costanza e gestione termica, e con un audio stereo convincente nel range normale. Il vero superpotere resta l'autonomia, 6500 mAh, che hanno reso il nostro test veramente semplice, diciamo così. E poi comunque la ricarica 80 watt, ribadisco, non compresa nella confezione, toglie comunque l'ansia anche quando si rientra a scarichi, cosa ben difficile. Sulla fotocamera, come vi ho detto, il pacchetto è veramente completo e il tele 3.5x è quello che fa la differenza nei ritratti e nello zoom utile. Un pochettino sottotono l'ultra wide. La ColorOS 16 è fluida, completa e personalizzabile e, vi ribadisco, ci sono tanti anni di aggiornamenti garantiti. In sintesi a 599 euro è un medio alto affidabile e molto Oppo, che diventa ancora più centrato quando entra in gioco una promo seria o un bundle davvero utile. Con questo concluso, saluto da Loris e da Lucio per Battista70 Phone.